Michele Mangano dell'ACI. Michele Mangano si occupa di PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Io lo definisco un po' la casa dei dati sensibili delle nostre automobili, no? Sì. Prego Michele. Se puoi stare da questa parte. Per me è sicuramente, diciamo, un'occasione per parlare di quello che facciamo in ACI e nel PRA in particolare. È chiaro che comunque il PRA non è più quello di una volta, che erano i vecchi volumi cartacei. Immaginatelo come, diciamo, un repository, un contenitore di informazioni che contiene tutti i dati degli automobilisti italiani. Quindi, diciamo, mi sembra la sede, diciamo, ideale per parlare di questo argomento. È chiaro che il PRA nasce con tutta, diciamo, con delle finalità prettamente pubbliche, tutela dei diritti dei proprietari e degli intestatari sul bene in loro possesso, tutela da parte di terzi aventi diritto, quindi, diciamo, tutela dei creditori, tutela da parte della pubblica amministrazione nel momento in cui scrive un fermo amministrativo per, appunto, conseguire l'entrata. Però al di là, diciamo, di quello che è il PRA e di quello che è stato, cioè la vera domanda è un'altra a questo punto: che cos'è il PRA oggi? E la seconda domanda è: come possiamo immaginare il PRA del futuro? Allora, io faccio questo lavoro relativamente da poco tempo e quindi ho un gap di maturità rispetto ai miei funzionari che lo fanno per 30 anni, ma forse proprio per questo mi riesce, diciamo, sono, diciamo, scevro da incrostazioni e procedure che ci portiamo dietro. È vero che la norma certe cose dice, non le dice, ma nemmeno dice il contrario, che non si possono fare, quindi si può immaginare un PRA diverso, ed è quello che stiamo cercando di fare. Il PRA rimane ovviamente lo zoccolo duro che rappresenta, diciamo, l'integrità e l'affidabilità, quindi siccome tutela i diritti deve essere sicuramente un archivio affidabile ed integro, ma soprattutto, diciamo, si può pensare a una capacità proattiva del PRA per tutelare magari e per favorire le transazioni commerciali. Io devo essere sicuro di chi mi vende l'auto che è effettivamente il proprietario. Voglio essere sicuro che l'auto che compro non presenti problemi, banalmente un fermo amministrativo, un sequestro e cose di questo genere. Quindi, diciamo, ha una sicurezza importante. Uno dei compiti del mio ufficio è proprio poi fornire i dati all'esterno, quindi al di là delle procure, forze dell'ordine a cui accennava il professore prima, quindi in un'ottica di tutela di ordine pubblico, ma anche fornitura dei dati agli operatori della filiera dell'automotive. Esempio, alle case costruttrici nel momento in cui esercitano un richiamo di sicurezza per i loro modelli, perché ovviamente le case costruttrici hanno il primo intestatario, ma si perdono poi le informazioni degli intestatari successivi, e quindi per le famose finalità pubbliche di cui mi riallaccio sempre al professore che ha fatto un intervento secondo me molto illuminante e che si riallaccia un po' alla mia attività. La finalità pubblica della sicurezza stradale mi permette di fornire i dati personali delle persone fisiche laddove un interesse pubblico prevalente prevale sull'interesse del privato alle tutele dei dati personali. La sicurezza della circolazione stradale, secondo me, e secondo anche la giurisprudenza, per fortuna, e anche l'autorità, mi permette di fornire i dati all'esterno, appunto per una tutela pubblica maggiore. Il mio ufficio l'anno scorso ha fornito più o meno 53-54 milioni di dati all'esterno, sia in ambito pubblico che in ambito privato. Non tutti ovviamente riguardano i dati personali, perché dalla classica misura PRA abbiamo spacchettato, diciamo, un catalogo dati dalla quale è possibile, diciamo, costruirsi dei servizi ad hoc. Per esempio a dei grandi player internazionali che fanno report sull'automobile forniamo i dati tecnici, e per quello ovviamente non c'è problema di natura di protezione dei dati, però, diciamo, ecco, c'è una fame di dati sul mercato dell'automotive che
direi, professore, non ha limiti, non ha effettivamente limiti. E quindi diciamo la nostra funzione è proprio quella. È chiaro che poi dobbiamo andare oltre, immaginarci dei servizi aggiuntivi, ma soprattutto servizi aggiuntivi laddove diciamo la normativa, ahimè, ce lo permette. La normativa ci permette di individuare appunto servizi che vadano incontro alla collettività, così come il CAD ci dice, fra l'altro, che le banche dati pubbliche sono a servizio diciamo della collettività, e nella collettività ci rientrano anche gli operatori della filiera. Però come vedete c'è sempre un discorso di equilibrio, c'è un equilibrio fin dove possiamo spingerci, dove invece dobbiamo fare un passo indietro. Questa è la vera domanda. Secondo me la domanda del futuro è: possiamo spostare questo limite un po' più in alto oppure ci dobbiamo mantenere diciamo conservativi? Questo io devo dire, dalla mia esperienza, non passo settimane che non rispondo a qualche cittadino inferocito. Perché mi ha chiamato l'officina per il richiamo dei 2 anni della sicurezza, perché quindi voi datemi i dati in giro. Questa è esperienza proprio personale. Ogni volta, ma guardi caro signore, c'è un provvedimento del garante che mi autorizza a dare queste informazioni, eccetera, eccetera. Ora, si può immaginare un PRA collegato con i sistemi informativi delle automobili? Non lo so, cioè dipende. Questo è un punto interrogativo che mi faccio e probabilmente come dirigente pubblico mi farò nei prossimi anni. La mia idea è che ormai ci siamo spinti talmente oltre che pensare a una tutela rigida dei nostri dati è quantomeno anacronistico. Però ecco, diciamo che anche la singola persona che invece vuole la sua protezione, noi dobbiamo prestare ascolto. È un discorso di equilibri. Io sono stato uno studente diligente, penso, professore, addirittura ho recuperato il tempo grazie. Di prima. No, ma adesso altri 2 minuti li spendiamo. Se magari c'è qualche domanda, non lo so, posso rispondere. Un approfondimento, perché comunque, appunto, ho detto i 18 milioni di veicoli connessi, poi lanciavano un altro numero, perché lei ci ha portato oggi un numero che sono i veicoli registrati al PRA, no? Quindi, I numeri questo è il numero PRA, ufficiale sì, dei veicoli immatricolati in Italia. Circa 55 milioni. Quindi questo 54 milioni 813 mila e rotti. Rispetto a questo numero, diciamo, come percepite voi la consistenza del circolante? Avete un'idea su quanti sono circolanti e quanti no? Allora, la consistenza del circolante è, non neghiamoci, il parco circolante in Italia è un parco circolare molto vecchio. Sì. Forse è uno dei più vecchi, diciamo, dei paesi europei. Forse soltanto la Grecia e il Portogallo hanno, diciamo, un parco circolante più vecchio. Mi sembra che l'età media dei veicoli sia intorno agli 8-9 anni. Il dato preciso non lo ricordo, però non si allontana dagli 8 anni, ecco. E quindi, diciamo, circolanti. Io per esempio ho una 500 di mia moglie che ho sempre in garage. Noi facciamo delle assunzioni dove diciamo spesso 40 milioni di veicoli circolanti in Italia, no? Qui il numero è molto più alto, è 55 milioni. Ma quei 55 milioni magari c'entrano auto d'epoca che esatto, comunque, io volevo far capire questo un attimo. Sì, diciamo probabilmente di quei 54 milioni il numero che diceva il professore, 18 milioni sono, diciamo, i veicoli connessi, quelli sono i connessi. L'ultima generazione, chiamiamola, no? Credo che si sposi con questo numero e col fatto che il parco circolante è molto vecchio. 45 milioni. È molto vecchio. Quindi secondo me questo apre un'altra domanda, come appunto in un'ottica della sicurezza stradale, come poter, diciamo, far diventare quei 55 milioni un parco circolante adeguato ai tempi per motivi più che altro di sicurezza stradale. Questa poi tra l'altro è una battaglia dell'ACI, diciamo, molto, come dire, molto sempre presente, no? Quello di considerare che abbiamo un parco circolante troppo vecchio. Esatto. Grazie a Michele Mangano. Chiamo